Rieccoci, come potete ben vedere, quest'oggi con il tarocco esoterico egiziano, ossia appunto con questo mazzo che io ho usato di rado appunto come video sul canale, ma molto più spesso appunto negli shorts. E avrete appunto notato che viene da me utilizzato in particolar modo nella doppia variante. Di conseguenza, anche in questo caso avremo dunque due varianti tra cui potrete scegliere la variante 1 e la variante 2. Perché ovviamente a mio avviso è un mazzo molto particolare, come avrete già visto o eventualmente vedrete, che si presta effettivamente anche a fungere non soltanto da arcani maggiori e minori, ma anche, diciamo, come carte oracolari. Di conseguenza, appunto, oggi utilizzerò questo mazzo in una versione doppia, quindi variante 1 e variante 2. Che cosa andremo a chiedere appunto quest'oggi a questo mazzo? Domanda che mi viene fatta molto spesso e che ho notato incuriosisce molte persone, anche perché diciamo che obiettivamente i rapporti umani e appunto sociali purtroppo ne sono, direi, piuttosto invalidati, oltre che invasi, a mio avviso, in particolar modo proprio in quest'ultimo periodo storico, ossia l'invidia. E dunque, chi è particolarmente invidioso di me e di conseguenza cova comunque una certa rabbia, comunque un certo rancore nei miei confronti per tutto ciò che io ho e sono e che lui o lei non ha e non è, rispetto ovviamente a me. D'accordo? È chiaro che, ragazzi, in questa stesa cercheremo di estrapolare l'energia nella vostra vita che è maggiormente, diciamo, invidiosa di voi. È chiaro che nella vita di ciascuno di noi ci possono essere molte più persone che in svariati momenti della nostra vita e per svariate motivazioni possono provare invidia nei nostri confronti. Ecco, vogliamo cercare di capire l'energia effettivamente più forte nella nostra vita, nel nostro presente, maschile o femminile, che obiettivamente prova molta invidia nei nostri confronti. Cercheremo anche di capire perché questa persona prova questa forte invidia nei nostri confronti e obiettivamente come potrebbe agire in futuro. Di conseguenza cerchiamo di capire come potrebbero evolvere i rapporti tra voi e questa persona. D'accordo? Cerchiamo di capire se questa persona possa, per esempio, in qualche modo tentare di crearvi delle difficoltà o comunque diffondere del falso e ovviamente deleterio pettegolezzo. Cerchiamo di capire appunto come procederà tra voi e questa persona. Ovviamente queste due stese sono valide sia nel caso in cui appunto a guardare questo video siano uomini che donne e ovviamente per quanto riguarda vari ambiti della propria vita, quindi invidia sia in campo sentimentale che anche in campo professionale. Quindi cerchiamo di capire per la variante 1 e successivamente per la variante 2 chi c'è di effettivamente maggiormente appunto invidioso nella vostra vita e ovviamente in quale campo questa persona chiaramente sia particolarmente invidiosa di voi. D'accordo? Come potete ben vedere, appunto, il mazzo è diviso in due parti. In questo mazzo abbiamo tutte le carte di corte dei 4, ovviamente, semi o elementi. Quindi abbiamo re, regina, cavaliere e fante. Ovviamente di spade, bastoni, pentacoli e coppe. In questo secondo mazzo, ovviamente molto più corposo, abbiamo tutto il resto degli arcani maggiori e minori. Dunque, possiamo iniziare appunto con la prima variante e dunque per il principio di sincronicità, chiunque di voi appunto scelga la prima variante, vogliamo dunque cercare di capire chi c'è nella vostra vita che prova, diciamo, il grado maggiore, se così possiamo dire, di invidia nei vostri confronti. Cerchiamo di capire perché questa persona è invidiosa, in quale ambito
e come agirà in futuro. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, iniziamo appunto in questo caso con la prima carta, proprio per cercare di capire obiettivamente l'identità di questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo un fante di bastoni. Allora, questa è una persona molto giovane, perché obiettivamente i fanti rappresentano individui che hanno al massimo una trentina d'anni, su per giù ragazzi, quindi entro al massimo una trentina d'anni, 30-35 anni, non di più però, Quindi è una persona molto giovane. Parliamo di bastoni, dunque è una persona che potrebbe appartenere ai 3 segni di fuoco: Leone, Ariete, Sagittario, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la sua personalità. Quali sono questi pianeti? La Luna e Venere, per quanto appunto riguarda le emozioni, le relazioni, il modo di vivere i sentimenti. E ovviamente Mercurio e Marte, quindi le comunicazioni, la passione, l'erotismo, la vitalità. Quindi potrebbe avere, vi faccio un esempio, Venere e Mercurio in Ariete e per esempio Luna in Sagittario. È un esempio per farvi capire, cioè questa persona nel suo tema natale ha una forte compresenza di segni di fuoco, o è ovviamente una persona che appartiene ad un segno di fuoco o ne ha l'ascendente, o magari anche entrambi, potrebbe essere segno zodiacale Leone, ascendente Leone, oppure Ariete oppure Sagittario, d'accordo? È una persona che, come vedete, viene indicata generalmente come lo straniero, poiché potrebbe non essere di nazionalità italiana. Potrebbe appunto appartenere ad un'altra nazionalità, oppure potrebbe viaggiare molto all'estero, quindi essere di nazionalità italiana, ma viaggiare molto, avere molti contatti per lavoro, perché parliamo di bastoni, con l'estero. D'accordo? Parliamo appunto di bastoni, quindi ambito professionale. Questa persona generalmente fa parte del vostro ambito professionale, quindi è una persona che ovviamente prova una forte invidia nei vostri confronti per quanto riguarda la vostra posizione professionale, il vostro ambito professionale, le vostre capacità da un punto di vista professionale. Generalmente il fante rappresenta un'energia maschile, d'accordo? Quindi sicuramente è un'energia maschile che prova una profonda invidia nei vostri confronti. E che cosa invidia? La vostra capacità professionale, bastoni, la vostra creatività, la vostra intelligenza, la vostra fama, il vostro successo. Quindi è la classica persona invidiosa che potrebbe appunto mettervi i bastoni tra le ruote, creando però, perché questo è un fante di bastoni, d'accordo, delle piccole interferenze, ma devo dire particolarmente sciocche e inutili, nel senso che
Evidentemente per voi della prima variante, e mi auguro anche ovviamente per la seconda, qui non c'è un vero e proprio nemico, ragazzi. Qui c'è una persona che obiettivamente prova una certa invidia nei vostri confronti, può sicuramente sì cercare in qualche modo di crearvi delle difficoltà, ma parliamo di un fante di bastoni. Quindi innanzitutto è una persona estremamente infantile. È una persona puerile, è una persona rancorosa, sì, ma che ovviamente agisce attraverso dei mezzucci da appunto infante, cioè una persona che obiettivamente ragiona molto poco, perché parliamo di bastoni, ragiona di istinto, di impulso, ma poi generalmente tutto quello che mette in atto ovviamente cade poi nel non nulla, nel vuoto, cioè non è una persona che per fortuna è in grado particolarmente di ferire, proprio perché non stiamo parlando di un personaggio di spade, ma stiamo parlando di un personaggio di bastoni. Quindi è la classica persona, vi faccio appunto un esempio, che potrebbe progettare, magari pensando di essere un genio, un dispetto nei vostri confronti, dispetto che poi ovviamente cade completamente nel vuoto. Quindi obiettivamente è una persona che, se vogliamo, diciamo a latere può anche fare molta tenerezza, d'accordo? Perché obiettivamente è una persona che generalmente agisce, vi ripeto, sì, di sotterfugi, con mezzucci però di poco conto, una persona molto debole, molto fragile mentalmente, probabilmente anche appunto molto giovane, quindi inesperta, una persona che tende a confrontarsi molto con gli altri, ma in particolar modo con voi, ma senza basi. Quindi è una persona che non sa neanche ragionare, quindi non utilizza particolarmente il mentale. È una persona indecisa, è una persona spaventata, d'accordo? È una persona che torna spesso sui suoi passi. È una persona, potrebbe essere appunto un vostro collaboratore particolarmente inconcludente, una persona pigra che non ha voglia di impegnarsi, oppure appunto una persona estremamente superficiale, che può portare sicuramente, vi ripeto, a dei fastidi, ma solo a quello. Quindi questa è una persona che, se vogliamo, buon per voi ovviamente, non è nemmeno capace di farvi dei dispetti, diciamo, a 360 gradi. Quindi sì, d'accordo, è una persona invidiosa, ma che lascia un po' il tempo che trova, d'accordo? Quindi fondamentalmente è una persona molto fragile, che ha un'autostima scarsissima. Vi ripeto, o perché è molto giovane e quindi ci sta che ovviamente si conosca poco, abbia poca consapevolezza del proprio valore, oppure se comunque, vi ripeto, è già una persona oltre i 30 anni o appunto su per giù attorno ai 30 anni, è comunque una persona che obiettivamente ha ancora molta strada da fare nel proprio percorso evolutivo. D'accordo? Venendomi appunto come fante di bastoni in accezione chiaramente negativa, è una persona che potrebbe essersi allontanata dal vostro posto di lavoro. Quindi una persona che potrebbe essersi licenziata, essere stata, perché no, magari licenziata, o comunque voi potreste ovviamente essergli preferite rispetto appunto a questa persona per quanto riguarda appunto l'opinione dei vostri capi o dei vostri superiori o datori di lavoro. Cioè nel momento in cui voi siete in qualche modo entrati a far parte, per esempio, di un gruppo professionale, è chiaro che voi siete emerse immediatamente, questa persona è stata messa da parte. Questa cosa ovviamente lo ha indispettito non poco. Oppure, vi ripeto, potrebbe essere proprio una persona che se n'è andata, ha lasciato il posto di lavoro, ma ovviamente prova comunque della forte invidia nei vostri confronti. D'accordo? Perché parla proprio di uno spostamento che questa persona potrebbe aver dovuto in qualche modo effettuare, anche tra virgolette, dando a voi la colpa di questo allontanamento. D'accordo? Quindi è una persona che vive di incertezze e di insicurezze. È una persona però totalmente inaffidabile. È una persona pettegola.
è una persona che potrebbe, perché parliamo di un fante, fingere amicizia nei vostri confronti, ma portarvi delle cattive notizie. Quindi attenzione anche nei prossimi giorni o comunque nel prossimo futuro a notizie che potrebbero arrivarvi su questa persona o direttamente da questa persona. Ovviamente notizie, se portate da questa persona direttamente, volte a farvi rimanere male, ma lo fa perché spera in qualche modo di farvi male, di crearvi un dispiacere. Quindi cercate, mi raccomando ragazzi, di prendere sempre con le pinze qualsiasi notizia possa in qualche modo arrivarvi da questa persona, nel momento in cui l'abbiate identificata, anche e soprattutto grazie a, diciamo, le caratterizzazioni di cui vi ho parlato poco fa. D'accordo? Quindi è una persona molto infantile, incoerente, è una persona che non ama apprendere, che non ama imparare, che non ha mordente nella propria vita, non ha vitalità, ma perché è una persona, vi ripeto, che ha veramente o scarse capacità e scarse conoscenze, oppure è una persona che non ha comunque voglia di in qualche modo cercare di rimpinguare le proprie conoscenze. D'accordo? Inoltre, il fante di bastoni ci parla di una persona non indipendente, non autosufficiente, quindi potrebbe vivere ancora, per esempio, con i genitori o dipendere molto dall'aiuto pratico dei propri genitori. D'accordo? Per quanto riguarda, diciamo, la periodizzazione annuale legata al fante di bastoni, ecco, questa carta generalmente si rifà ai giorni dal 21 al 28 di novembre. Quindi è una persona che potrebbe appunto aver compiuto o compiere gli anni proprio in questi giorni, dunque appunto potrebbe essere del segno del Sagittario, come appunto ci viene confermato, oppure appunto averne l'ascendente. D'accordo? Comunque sono giorni importanti per questa persona, dove ha un'energia che la carica come una sorta di molla, ma ovviamente in maniera negativa. D'accordo? Dunque cerchiamo di capire in seconda posizione se ci sono altre motivazioni nascoste che possono portare questa persona a invidiarvi così tanto. E qui abbiamo il 4 di denari, il 4 di pentacoli. Allora, questa è una persona che invidia la vostra stabilità. Stabilità, parliamo di pentacoli, quindi innanzitutto stabilità economica, cioè è una persona che invidia molto il vostro denaro. Nel caso in cui però voi non siate una persona particolarmente ricca, danarosa, comunque questa persona invidia anche quello che avete, seppur poco, seppur minimo. Perché? Che cosa invidia questa persona? La vostra capacità comunque di rimanere in piedi nonostante tutto, la vostra solidità, cioè anche nel caso in cui voi non abbiate particolare denaro, questa persona comunque non tollera, non sopporta e quindi invidia il vostro coraggio, cioè il fatto che voi riusciate, nonostante magari le difficoltà economiche che potreste appunto avere, a rimanere comunque sempre in piedi. Ma perché lui non riuscirebbe? Ve l'ho detto, è una persona non autonoma, non autosufficiente, che potrebbe dipendere dall'aiuto dei genitori. Attenzione però, il 4 di denari rappresenta dunque innanzitutto l'ambito economico-finanziario, quindi d'accordo, la vostra, diciamo, solidità e capacità di far fronte alle problematiche economiche della vita, ma il 4 di denari, diciamo in maniera simbolica, può rappresentare anche la stabilità emotiva e affettiva, cioè è una persona che invidia il fatto che voi possiate essere serene, felici anche da un punto di vista sentimentale. Quindi non solo i vostri guadagni, la vostra fortuna finanziaria, la vostra stabilità economico-finanziaria, ma anche la vostra stabilità, forza, coraggio caratteriale e ovviamente sentimentale.
Cioè, nel caso in cui voi siate felicemente impegnate, sposate o comunque anche semplicemente appagate, perché no, nelle varie storie che affrontate, questa è una persona che potrebbe essere invidiosa proprio di questo. Ora, immagino già che molti di voi possano volermi chiedere, ma è o potrebbe essere una persona che ho frequentato, potrebbe essere un ex? Sì. Perché? Perché parliamo di bastoni. I bastoni sono legati, ovviamente, chiaramente da un punto di vista iconografico, all'elemento fallico, quindi al desiderio fisico. Perciò potrebbe assolutamente essere una persona che comunque ha provato anche del desiderio fisico nei vostri confronti, ma solo quello però, perché non è coppe. Non è una persona che è stata innamorata di voi, è una persona che vi ha ammirato fisicamente e vi ha in qualche modo desiderato. Attenzione, difatti il 4 di denari ci parla appunto di questi meravigliosi pentacoli, l'oro che risplende, quindi potrebbe essere una persona invidiosa della vostra bellezza, del vostro risplendere, della vostra affermazione, fama personale, dei vostri privilegi ottenuti grazie alle vostre capacità, ma anche grazie alla vostra bellezza, alla vostra prestanza fisica. D'accordo? Quindi questa effettivamente è una persona molto gelosa, invidiosa di quello che voi siete, più che di quello che voi avete. Perché d'accordo, potrebbe essere invidioso del vostro denaro, sicuramente, ma in realtà è una persona invidiosa della vostra posizione sociale, non solo da un punto di vista economico, ma anche per quello che gli altri riconoscono in voi. Intelligenza, bellezza, fama, prestanza fisica, stabilità, serietà, ma anche generosità, quindi bontà d'animo, capacità di essere totalmente empatici nei confronti degli altri. Quindi questa è una persona che invidia la vostra personalità, il vostro carattere, il vostro temperamento. D'accordo? Quindi attenzione, perché questa è obiettivamente una persona che appunto tende a vivere molto nell'ombra, ad essere poco in vista e invidia in voi il fatto che voi invece lo siate. Perché lui è un avido, lui è un egoista, ma è una persona che invidia appunto la generosità, l'altruismo, l'empatia degli altri. Inoltre, il 4 di denari ci va a ribadire di nuovo il luogo di lavoro, perché generalmente si riferisce a una fabbrica, a un cantiere, un ufficio, le quattro mura del proprio ambito professionale. Quindi posso confermarvi che è una persona legata al vostro ambito professionale o al suo. Comunque con questa persona avete avuto a che fare per lavoro, o perché siete colleghi o eravate colleghi, quindi lavoravate nello stesso ambito professionale, oppure perché questa persona si è rivolta a voi per un aiuto professionale, una consulenza professionale. Voi potreste per esempio essere state il suo medico, oppure la sua mental coach, oppure voi potreste in qualche modo esservi rivolte a lui per appunto una consulenza di tipo professionale. Cioè potrebbe essere per esempio il vostro avvocato, il vostro commercialista, piuttosto che il vostro personal trainer. Cioè in qualche modo voi potreste essere state, diciamo, un professionista o una professionista a cui questa persona ha chiesto aiuto, o viceversa, oppure potreste essere colleghi, per esempio essere due insegnanti, due medici, due tarologi, per esempio. D'accordo? Quindi sicuramente c'entra particolarmente l'ambito professionale dell'uno, dell'altro, di entrambi. D'accordo? Quindi è una persona, vi ripeto, invidiosa della vostra solidità mentale, professionale, economico-finanziaria, sentimentale.
Vediamo in questa ultima posizione come agirà questa persona in futuro. E qui abbiamo il 6 di denari, si stancherà. Allora, il 6 di denari, guardate però ragazzi, di nuovo ritorna una carta di denari, quindi vi confermo che comunque il rapporto con questa persona è inerente all'ambito professionale o comunque economico-finanziario, d'accordo? Quindi questa persona, perché vi ho detto si stancherà? Perché il 6 di denari comunque è una carta di equilibrio, è una carta di forze che si equivalgono, ma se vogliamo anche di riappacificazione. Cioè, obiettivamente, questa persona, nonostante, attenzione, continuerà a provare comunque invidia nei vostri confronti, perché il 6 di denari parla comunque anche di chiacchiere, pettegolezzi. Questa persona tenterà ancora, proprio per gelosia, per invidia, di in qualche modo continuare un po' ad instillare nelle persone che vi circondano il dubbio in riferimento a voi, ma saranno solo inutili voci, perché la carta del 6 di denari parla comunque del successo. Quindi sicuramente questa persona, nonostante, vi ripeto, possa ancora tentare, attraverso, vi ripeto, pettegolezzi, chiacchiere, piccole calunnie, cercare magari di provocare anche delle discussioni nel vostro ambito professionale, ma obiettivamente tutto ciò che farà sicuramente cadrà nel vuoto, perché il 6 di denari parla di positività, parla di risoluzioni, parla di sì, piccoli ostacoli, ma momentanei. Quindi sicuramente l'attenzione che questa persona vorrà venga in qualche modo rimessa, riposta su di lui, ovviamente cadrà nel vuoto. Cioè questa persona arriverà a stancarsi di cercare in qualche modo di ostacolarvi, perché ovviamente si renderà conto che non c'è niente da fare, che non potrà mai eguagliare il vostro successo o l'immagine che voi avete rispetto agli altri. Di conseguenza, pur vi ripeto, ancora tentando in futuro qualche, diciamo, tiro mancino, però obiettivamente questa è una persona che alla lunga diventerà consapevole del fatto che ormai ha ben poco da fare e che forse sarebbe il caso di iniziare magari ad apprendere da voi, piuttosto che invece cercare di avversarvi, d'accordo? Quindi vi ripeto, in futuro ci potrebbero essere ancora delle chiacchiere, dei pettegolezzi, ma che poi si scopriranno infondati o che le persone non andranno più di tanto ad ascoltare, perché appunto 6 di denari parla comunque di entusiasmo, di successo. Quindi sicuramente questa persona potrebbe avere magari anche l'illusione di avercela fatta, cioè in qualche modo di aver creato a voi delle difficoltà, ma ovviamente poi si dovrà assolutamente ricredere, perché parla il 6 di denari di progetti andati a monte, di aspirazioni deluse, di attività inutili e insoddisfacenti. Quindi le sue intenzioni di nuocervi obiettivamente non arriveranno all'obiettivo. D'accordo? E questo potrebbe andare a creargli delle difficoltà personali non indifferenti. Proprio perché, per esempio, cercando di parlare male di voi, ci farà una gran brutta figura. D'accordo? Quindi sicuramente una persona carente di mezzi, carente anche di fortuna, una persona che non arriverà al suo obiettivo e quindi si stancherà, come vi dicevo all'inizio. Quindi è una persona che sì, potrebbe ancora tentare di, vedete, eguagliare la vostra fama, la vostra fortuna, cercando magari di mettere voi in difficoltà, ma non ce la farà, perché ovviamente questa persona non sarà ascoltata. Cioè non daranno credito a tutto ciò che questa persona dirà di voi o cercherà di raccontare di voi. I tempi di realizzazione di questo 6 di denari vanno grosso modo dal 21 al 27 di agosto. Quindi in questa settimana o comunque entro questi giorni del mese di agosto
voi noterete un'energia molto negativa nei confronti di questa persona. Momento in cui questa persona andrà a perdere definitivamente, cioè ci farà una becera figura, per cui tutto quello che di cattivo sino ad ora ha raccontato di voi verrà assolutamente smascherato, sino a che questa persona si stancherà. D'accordo? Quindi, nonostante possa magari ancora tentare in qualche modo di crearvi dei piccoli ostacoli, ma sono ostacoli semplicemente momentanei, perché poi obiettivamente qui sicuramente questa persona alla lunga appunto si stancherà. D'accordo? E la situazione andrà finalmente a riequilibrarsi, in particolar modo appunto per voi. D'accordo? Dunque, obiettivamente questa stesa e in particolar modo appunto questa variante non ha previsto un particolare nemico, una particolare nemica, dunque qualcuno di effettivamente agguerrito, ma semplicemente di una persona, direi, vi ripeto, piuttosto infantile, immatura, una persona irrisolta, piuttosto sciocca, direi, che obiettivamente andrà a perdere anche interesse nella sua stessa, diciamo, vendetta, comunque rancore nei vostri confronti. D'accordo? Di conseguenza, questa variante appunto termina qui. Dunque, possiamo appunto iniziare la seconda variante e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque scelga appunto la seconda variante, cerchiamo appunto di capire chi è particolarmente invidioso appunto di voi. Dunque in questo primo mazzo cerchiamo di immediatamente estrapolare questa persona per poterne chiaramente dare delle caratterizzazioni importanti. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, dunque, iniziamo con appunto la prima posizione, ossia appunto cerchiamo di capire chi è effettivamente questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo un re di spade. Allora, rispetto ovviamente alla prima variante, qui abbiamo una persona matura capace effettivamente in qualche modo di, diciamo, cercare di ledere alla persona soggetto della stesa, ossia appunto in questo caso il consultante, cioè voi. Il re di spade è un personaggio estremamente furbo, quindi non è uno sciocco. È una persona molto intelligente che appunto spade sa usare molto bene il mentale. Quindi è una persona che sa ingannare in maniera veramente, direi, perfetta. È una persona che a livello anagrafico ha grosso modo, diciamo, dai 40-45 anni in su, perché appunto il re di spade è una persona piuttosto matura, ovviamente. Quindi è una persona, vi ripeto, che grosso modo, ragazzi, ha dai 45 anni ai 50-55, se non anche ovviamente di più. È una persona che, essendo appunto un re, ricopre una posizione importante in ambito ovviamente professionale. Quindi potrebbe essere appunto un capo, potrebbe essere un datore di lavoro, una persona molto in vista, ma ovviamente, essendo un re di spade e non per esempio un re di bastoni, non necessariamente legato al vostro ambiente professionale. Potrebbe anche essere il vostro capo sicuramente, ma potrebbe anche essere un vostro amico, ovviamente un finto amico, ragazzi,
potrebbe essere anche un parente, ahimè, potrebbe essere anche un fratello, un cugino, comunque qualcuno che ovviamente ricopre però una posizione importante nel suo ambito professionale, a prescindere che possa essere o meno il vostro stesso ambito professionale. Cioè, mentre nella variante precedente mi venivano carte di bastoni e di denari, per cui l'ambiente era ovviamente quello professionale, per quanto riguarda le spade, no. Quindi potrebbe essere anche, per esempio, un consulente finanziario a cui vi siete magari rivolti. È comunque qualcuno che risulta in apparenza amichevole, quindi molto brillante in ambito comunicativo, ma in realtà è un gran furbo e soprattutto è un bugiardo, perché il re di spade è assolutamente capace di mentire e lo fa molto frequentemente. Il re di spade generalmente indossa una divisa nel proprio ambito professionale, quindi potrebbe essere appunto un capoturno, potrebbe essere un infermiere, potrebbe essere per esempio un medico, un avvocato, potrebbe far parte delle forze dell'ordine. Quindi è comunque una persona che non vi vede assolutamente di buon occhio. Anzi, è una persona, venendomi di spade, che vede in voi una forte rivalità. Cioè questa è una persona che potrebbe essere un vostro rivale in amore. Cioè potrebbe essere, per esempio, una persona che vuole a tutti i costi la vostra compagna, o comunque la persona che state frequentando, o potrebbe comunque essere una persona invidiosa delle altre persone che voi state frequentando. D'accordo? Quindi è comunque una persona che prova una brutta sensazione di rivalità. Quindi, venendomi ovviamente un re di spade, può ovviamente riguardare tutti gli ambiti, quindi non solo quello professionale come nella variante precedente, ma anche l'ambito amicale, sentimentale o addirittura, ahimè, familiare. D'accordo? È un uomo estremamente rigido e severo, cioè quest'uomo e la spontaneità sono due rette parallele, non si incontrano mai. Tutto quello che questa persona dice è ben calcolato, organizzato e preventivato prima. Cioè questa persona si fa i discorsi davanti allo specchio, se li impara bene a memoria e poi ovviamente vi parla. È un re di spade, quindi è una persona con la quale voi potreste avere a che fare, ovviamente, anche quotidianamente e che potrebbe gestire qualcosa di voi, ad esempio il vostro ambito professionale, il vostro ambito familiare. Vi ripeto, potrebbe essere anche un fratello, oppure un cugino o un amico, qualcuno che comunque vi frequenta quotidianamente, perché i re rappresentano la stabilità. Quindi non è una persona che potreste vedere poco frequentemente, è una persona che sentite o vedete abbastanza di frequente. Ovviamente potrebbe, vi ripeto, essere anche un ex compagno, un ex marito, un ex fidanzato, quindi qualcuno che, vi ripeto, potrebbe essere geloso, invidioso della vostra rinnovata felicità, magari notando che, per esempio, voi abbiate ripreso ad amare, ad essere felici, magari con un altro uomo. D'accordo? Questa cosa lo fa veramente imbestialire, cioè è una persona effettivamente rancorosa. Però i personaggi di spade, per fortuna ovviamente, rispetto per esempio ai personaggi di bastoni che agiscono, perché i bastoni rappresentano un'azione concreta, il re di spade parla tanto, inganna, mente, zizzania, a parole fa di tutto e di più, però obiettivamente a fatti tende più ad osservare che ad agire praticamente, cioè per capirci. È una persona che, per esempio, lancia il sasso e tira indietro la mano. Cioè potrebbe creare una sorta di pettegolezzi, malelingue, veramente anche pesanti nei vostri confronti, per poi stare lì, fermo però, ad osservare compiaciuto e crudele il risultato di quello che ha combinato.
Quindi potrebbe essere una persona che in qualche modo istiga gli altri contro di voi, anche solo con una battuta molto intelligente, furba, perché lui è intelligente e furbo, per poi stare ad osservare e a compiacersi del risultato. Per esempio, magari nel caso in cui veda voi litigare o bisticciare con quella persona a cui aveva riportato cose false. Ecco perché i personaggi di spade osservano tanto, spiano. I personaggi di spade rappresentano proprio chi spia tanto, chi controlla. Ecco perché dicevo potrebbe essere un ex che per esempio potrebbe controllarvi sui social per cercare di capire se voi abbiate o meno una storia con qualcun altro. Oppure potrebbe essere un vostro datore di lavoro che apparentemente sembra bonario, ma attenzione ragazzi, non fidatevi di questa persona, perché in realtà controlla ogni vostro passo ed è pronto ad agire in maniera negativa, ma sempre alle spalle, perché è tipico dei personaggi di spade. Quindi hanno un animo sicuramente molto oscuro, cioè sono personalità fredde, anaffettive, sono personaggi poco empatici, per non dire, direi praticamente carenti di empatia, difficilmente riescono a mettersi nei panni dell'altro. Vi ripeto, sono persone che tramano alle spalle con una grande facilità e si divertono in maniera, direi, inutilmente e crudelmente sadica nel vedere gli altri che poi hanno delle problematiche o stanno male. Quindi è una persona cattiva. I personaggi di spade rappresentano persone cattive, crudeli, un po' ignobili, ma che non si mettono mai in prima linea. Quindi non agiscono mai in maniera diretta, cioè è difficile in questa stesa, rispetto ad esempio alla variante precedente, che voi possiate avere, diciamo, chiarezza su chi possa essere questa persona. Cioè è facile che voi possiate pensare che invece questa sia una persona tutto sommato bonaria, buona, tranquilla. In realtà, vi ripeto, questo è tutto fuorché una persona buona e tranquilla. D'accordo? Quindi è una persona che sa fingere molto bene e di cui voi potreste assolutamente non sospettare una tale gelosia e invidia nei vostri confronti. D'accordo? Quindi, ripeto, è una persona influente, è una persona che ha una posizione elevata, può essere, vi ripeto, un militare, un uomo di legge, ma anche un politico, perché no? Comunque un capo, una persona che conta, ma che può ovviamente rappresentare anche un parente, un suocero, un ex marito. Potrebbe comunque rappresentare, vi ripeto, qualcuno che conta o che ha avuto valore nella vostra vita, direi una persona piuttosto grande di età. Inoltre, generalmente, il re di spade non solo ha questo atteggiamento crudele e freddo nei vostri confronti, ma anche nei confronti dell'amore. Quindi potrebbe essere un divorziato, un separato o un vedovo, comunque qualcuno che è particolarmente, diciamo, allergico ai sentimenti, ai rapporti. Quindi una persona che ha tradito molto e che ovviamente non si è mai pentito dei suoi tradimenti. D'accordo? Quindi il re di spade, ragazzi, in accezione negativa, rappresenta proprio l'uomo malvagio, una persona fredda, una persona dispotica. Quindi che di autorevole ha ben poco, perché ragazzi c'è una grande differenza tra l'essere autorevoli ed essere autoritari. D'accordo? Questa è una persona autoritaria, è una persona subdola, che trama però, vi ripeto, sempre nell'ombra. È una persona egoista, è un calcolatore, è una persona priva di scrupoli. D'accordo? Quindi è una persona inaffidabile. Potrebbe essere un socio disonesto. Quindi una persona che tende a creare inganni con una certa malizia. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona, ovviamente nel caso in cui voi la riconosciate, da tenere ben distante. Da un punto di vista astrologico parliamo di spade, quindi potrebbe essere
appartenente ad uno dei 3 segni zodiacali di Aria, quindi potrebbe essere Bilancia, Gemelli o Acquario, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono? Venere, Luna, per quanto riguarda appunto i sentimenti, e ovviamente Marte e Mercurio per quanto riguarda le comunicazioni, l'eros, la combattività. Quindi vi faccio un esempio, da un punto di vista appunto di tema natale, di carta astrale natale, questa persona potrebbe avere una forte presenza dei segni d'aria, cioè per esempio potrebbe avere l'ascendente in Acquario e avere la Luna in Bilancia e Mercurio in Gemelli. D'accordo? Quindi è una persona che sa mentire molto bene, molto intelligente, peccato però che ovviamente usa questa sua intelligenza per far del male agli altri. Attenzione, perché è una persona anche non onesta, quindi una persona poco corretta. Potrebbe essere anche un corrotto, cioè una persona che potrebbe tendere a frodi, a mentire sul denaro. Quindi nel caso in cui abbiate un socio che potrebbe avere appunto tutte queste caratteristiche, cercate ragazzi ovviamente di prestare attenzione a questa persona. D'accordo? Perché vi ripeto è una persona molto scaltra, sicuramente una persona molto furba, ma obiettivamente una persona che chiaramente tende per godimento personale a volere in qualche modo danneggiare gli altri. Però vi ripeto, non agisce in prima persona, agisce nell'ombra, trama, al punto da essere addirittura poco riconoscibile dalle persone che ha attorno. Perché in realtà può sembrare una persona molto buona o addirittura un amico, ma non lo è. Allora, vediamo a questo punto in seconda posizione perché questa persona è così invidiosa ovviamente nei vostri confronti e se ci sono altre motivazioni nascoste alla sua invidia. E qui abbiamo il 4 di bastoni, esattamente come nella stesa precedente dove c'era un 4 di denari, qui abbiamo un 4 di bastoni. Allora, questa è una persona che è tremendamente invidiosa della vostra stabilità. Parliamo di bastoni, quindi ritorna all'ambito professionale, perciò potrebbe essere un vostro datore di lavoro o comunque una persona con la quale avete a che fare per lavoro, cioè o voi vi recate nel suo ambito professionale o lui nel vostro, o comunque siete colleghi, cioè fate parte dello stesso ambito professionale, però lui ha un ruolo maggiore rispetto a voi. Il 4 di bastoni però ci parla proprio dell'invidia profonda che prova questa persona nelle vostre capacità professionali. Ma in particolar modo, essendo una carta di grado ovviamente quarto, questa è una persona invidiosa della vostra stabilità. È una persona invidiosa della vostra capacità di fare gruppo nel vostro ambito professionale. Cioè è questa persona invidiosa del fatto che voi riusciate a cooperare, vedete, in maniera molto importante e fitta, in maniera proficua con le altre persone che fanno parte del vostro ambito professionale, perché il 4 di bastoni parla di alleanza, di cooperazione, di offerte vantaggiose. Quindi è una persona che teme anche che voi possiate in qualche modo, per esempio, riuscire in ambito professionale spodestandolo, cioè arrivando ad un livello superiore rispetto a lui. Questa è una persona invidiosa del fatto che voi possiate divertirvi, essere felici, godere anche nel vostro ambito professionale. Cioè una persona che non ammette che gli altri siano felici del proprio lavoro e che riusciate, vi ripeto, a fare gruppo, a creare legami importanti, vedete la carta della compagnia, nel vostro ambito professionale. Ma non perché lui ne vorrebbe far parte, assolutamente no, Re di Spade ama molto stare nell'ombra, quell'angolo oscuro da cui arriva, ma è invidioso della felicità degli altri. Ed è una persona che teme, vi ripeto, 4 di bastoni, che voi possiate in qualche modo superarlo in ruolo, in potere, per quanto riguarda dei contratti vantaggiosi che voi potreste stringere con altre persone, per esempio nel vostro ambito professionale. D'accordo? Nel caso in cui sia un ex marito, per esempio un ex fidanzato, potrebbe essere invidioso proprio di un nuovo legame che voi potreste avere
o che lui immagina voi potreste avere, lontano ovviamente da lui. D'accordo? Quindi è una persona che non ama assolutamente la vostra gioia, la vostra felicità, il vostro riuscire. Quindi è una persona che obiettivamente non ama la vostra stabilità, la vostra costanza, la vostra ostinazione, la vostra perseveranza, la vostra solidità, il vostro lavorare tanto e alacremente e riuscire anche bene in quello che fate. È una persona che potrebbe cercare di spingervi ad una reazione negativa, perché vorrebbe vedere in voi venir meno magari quel sorriso, quella capacità di pazientare, di resistere che avete nei suoi stessi confronti. Quindi potrebbe tentare con mezzi subdoli però di provocare e provocarvi per portarvi ad arrabbiarvi, a non essere più così felici del vostro ambito professionale. Quindi attenzione, perché è una persona che, come nella stesa precedente, non è gelosa di ciò che avete. Qui non parliamo di denari, quindi non è geloso del vostro denaro, Non è gelosa questa persona della vostra condizione economico-finanziaria. È questa persona invidiosa di quello che siete, della vostra capacità di far fronte alle sfide della vita. D'accordo? Quindi è una persona di grande invidia, ma è una persona invidiosa del vostro riuscire. D'accordo? Quindi della vostra felicità, del vostro fare gruppo, dei legami che in qualche modo cercate di creare e riuscite a creare soprattutto nel vostro ambito professionale o comunque con altre persone. D'accordo? È una persona invidiosa del divertimento degli altri. Nel momento in cui voi possiate prendere il vostro lavoro, la vostra professione con passione, che è ciò che si dovrebbe sempre fare, vivere il proprio lavoro con amore, ecco, questa persona è invidiosa proprio di questo. O comunque dei vostri nuovi e rinnovati legami, delle vostre amicizie, della vostra pazienza di resistere anche alle sue stesse provocazioni. D'accordo? Quindi attenzione a delle battute, a dei dispetti che questa persona potrebbe farvi per portarvi ad arrabbiarvi, ad esplodere, a non essere più così felici, perché lui gode. Quindi è una persona proprio cattiva, è una persona malvagia. Vediamo in terza posizione come finirà con questa persona, cioè come questa persona andrà obiettivamente ad agire in futuro. E qui abbiamo il 10 di coppe, meno male, anche nella stesa precedente obiettivamente c'è stata comunque una fine molto più positiva e anche qui in questo caso abbiamo appunto un rapporto che tenderà comunque a, diciamo, una sorta di riappacificazione. Il 10 di coppe parla comunque di un legame che si spoglia di tutti quegli elementi negativi che aveva sino ad ora. Qui abbiamo proprio un cambiamento, perché è una carta di grado 10 che parla della chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi o i vostri rapporti con questa persona cambieranno, ma in maniera molto radicale, per cui obiettivamente questa persona in qualche modo aprirà il suo cuore, appunto, qui abbiamo una carta di coppe, al rapporto con voi, e quindi si spoglierà in maniera però radicale. Qui deve esserci un cambiamento importante per quanto riguarda proprio il rancore, il risentimento, questa invidia che ha nei vostri confronti, e la eliminerà completamente. Oppure il 10 di coppe parla proprio del vostro successo che andrà ad azzerare qualsiasi possibilità che questa persona possa nuocervi. Perché il 10 di coppe parla proprio di un progetto che prenderà corpo e che porterà effettivamente ad un ribaltarsi della situazione. Cioè qui si parla proprio di cambiamenti radicali, estremamente positivi, nel rapporto tra voi e questa persona. Per cui addirittura il 10 di coppe ci può parlare di un trasferimento di luogo, di residenza, di città, paese o addirittura un cambiamento di lavoro che potrebbe allontanarvi però felicemente da questa persona, riportando una grande armonia e gioia nella vostra vita, quindi delle energie molto positive. Quindi qui si parla veramente di un grande successo
nella vostra vita professionale o sentimentale, perché qui abbiamo proprio coppe, che porterà quindi all'allontanamento da parte di questa persona. Quindi vi ripeto, è una carta di grado 10 che ci parla di un cambiamento totale, quindi un ciclo che si chiude per aprirne uno completamente nuovo. Quindi o questa persona cambia totalmente, però deve cambiare veramente tanto interiormente, oppure non vedrete più questa persona o comunque non potrà più nuocervi. O perché qui c'è per esempio un trasloco, un cambiamento di per esempio abitazione, oppure perché obiettivamente potreste voi cambiare lavoro nel caso in cui sia il vostro datore di lavoro, o comunque voi potreste effettivamente superare questa persona nella scala gerarchica e quindi avere voi, da questo punto di vista, il coltello dalla parte del manico, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è qualcosa di molto vantaggioso che ovviamente arriverà per voi, vantaggi, gratificazioni, anche economiche, che, vi ripeto, non solo vi faranno ancora di più innamorare, per esempio, del vostro lavoro, o nel caso in cui sia un vostro ex, di una nuova persona, che vi permetterà di cancellare tutto il male o anche semplicemente il ricordo di questa persona. Nel caso in cui sia, per esempio, un fratello o qualcuno che abita accanto a voi, qui ci può essere un trasloco che vi porterà lontano da questa persona, per cui questa persona non riuscirà più a nuocervi. D'accordo? Quindi o è una riappacificazione, però obiettivamente molto importante con questa persona, che diventerà effettivamente molto più empatica, più buona, oppure qui c'è proprio un allontanamento definitivo e radicale da questa persona. D'accordo? Per quanto riguarda la periodizzazione, generalmente il 10 di coppe è legato ai giorni che vanno dal 15 al 20 ottobre. Quindi questi giorni, grosso modo questa settimana, rappresenteranno appunto dei giorni importanti, un'energia positiva molto importante di svolta, per cui obiettivamente vedrete finalmente coronare i vostri successi. Quindi vi ripeto, qui c'è proprio un cambiamento importante che obiettivamente porterà proprio a un cambiamento radicale, a un cambiamento totale. Quindi questa persona non si stancherà, come appunto nella variante precedente, in qualche modo di continuare con questi inutili mezzucci. Qui c'è proprio un cambiamento radicale. Quindi o questa persona cambia dentro, evidentemente perché farà un certo esame di coscienza, oppure questa persona evidentemente non potrà più nuocervi, perché potreste cambiare città, cambiare lavoro, oppure appunto diventare voi addirittura il suo stesso capo e di conseguenza non avrà più mezzi con i quali potervi appunto punzecchiare o nuocere. D'accordo? Quindi questa è una variante obiettivamente molto 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 bella che sicuramente vi porterà a grande successo. Vi ripeto, qui le tempistiche possono apparire sicuramente un po' più lunghe, ma ragazzi obiettivamente, perché qui abbiamo un 10 di coppe che rappresenta proprio una carta di grande cambiamento, quindi un cambiamento radicale che naturalmente ragazzi necessiterà di tempistiche chiaramente un po' più lunghe, però vi ripeto, qui voi avrete veramente la meglio e questa persona non potrà più finalmente nuocervi, cioè qui c'è proprio un cambiamento radicale o un allontanamento definitivo da questa persona, per cui voi inizierete a vivere veramente la vostra vita esattamente come voi vorrete, sia da un punto di vista professionale che anche ovviamente da un punto di vista sentimentale, d'accordo? Di conseguenza anche questa è stata una stesa molto 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 bella a mio avviso, ovviamente ben augurale e di conseguenza ragazzi che cosa dirvi? Buon percorso karmico, a presto!